Care amiche e cari amici di Runner 451, benvenuti a un nuovo video. Oggi parleremo dell'importanza di inserire lavori intervallati nei vostri lunghi, quindi lunghi qualitativi, sia che stiate preparando una maratona ma anche che tu stiate preparando una mezza maratona. Solitamente il fartlek, che è uno dei lavori intervallati, lavora a random, scusatemi il gioco di parole sul lavoro. Cosa significa? Che faccio dei tratti veloci più o meno concordati sulla durata e l'intensità, oppure se ho una grossa sensibilità poi nasce così originariamente, istintivamente, sia nella lunghezza che nell'intensità e delle fasi di recupero, sempre di corsa, quindi tutto il lavoro di corsa. Se andiamo a strutturarlo un pochino, potremmo farlo diventare un ottimo lavoro per i nostri lunghi di qualità. Quali sono i vantaggi nell'utilizzare il fartlek al posto di un lavoro lungo continuo, ad esempio a ritmo gara? La premessa è che la cosa migliore sarebbe alternarli, no? A distanza di una settimana l'una dall'altra potreste fare un lavoro continuo di qualità a ritmo gara, oppure un progressivo che corra una prima parte un po' più lenta, una parte a ritmo gara e una parte magari un po' più veloce, a dei fartlek che dopo una fase di riscaldamento potete deciderli di correrli in diversi modi. Potete alternare la fase veloce poco più veloce di quello che sarà il vostro ritmo gara, sia che sia una maratona sia che sia una mezza, e la fase lenta un poco più lento. Quindi cosa vuol dire? Che andiamo a creare degli stimoli di intensità un po' maggiore, quindi ci mettono un po' in difficoltà e un po' più di recupero, e la risultante è la media. Non è che il nostro fisico fa la media e dice ops, ho beccato il ritmo gara, però diciamo andiamo a sollecitare tutte quelle variabili che ci allenano poi dopo a correre più facilmente al ritmo gara. Il vantaggio di un lavoro così è che soprattutto, oltre al vantaggio, come ho detto adesso, dal punto di vista diciamo fisiologico dell'allenamento, può essere mentale, duplice. Da una parte perché ci abituiamo a percepire una fatica maggiore di quella che poi dovremo provare in gara, ok? E questo ci aiuterà soprattutto perché magari il mio fartlek sarà di 24-25 km per la maratona, intendo, e ovviamente nella parte finale della maratona, anche se sto correndo a un passo inferiore rispetto alla fase veloce del fartlek, la fatica e tutte le variabili dello sforzo provato, dell'affaticamento muscolare, eccetera eccetera, potranno un po' rivedersi in quelle fasi veloci. Però anche l'altra fase mentale, che in allenamento, soprattutto se questo allenamento lo faccio da solo, il variare dei ritmi, quindi non correre per 25 km lo stesso ritmo, ma variare, ad esempio 2 km al ritmo un po' più veloce, 1 km al ritmo un po' più lento, oppure 1 e 1, oppure addirittura 700-300 metri, 6 minuti, 2 minuti. Questo va personalizzato, può aiutarci mentalmente a fare più facilmente le distanze, perché se è vero che i lavori intervallati possono essere più faticosi perché devo raggiungere intensità maggiore, il fatto di avere tante piccole parti con cui divido il mio allenamento può renderlo più digeribile proprio dal punto di vista mentale. Chiaramente noi non dobbiamo trovare solo scorciatoie per facilitare gli allenamenti. Attenzione, non è un allenamento leggero e semplice. Per questo dicevo anche di alternarlo invece con uscite ad andatura costante e continua. Un altro modo con cui si può utilizzare un fartlek, ad esempio in preparazione per una maratona, è alternare fasi a un'andatura che può essere quella, diciamo questo per i runner un po' più esperti e avanzati, la fase veloce può corrispondere più o meno al ritmo della mezza, la fase di recupero al ritmo maratona. Per i runner che iniziano a fare le prime volte questa cosa qui, se vogliamo fare la fase di recupero al ritmo maratona, la fase veloce possiamo farla solo un po' più veloce senza arrivare al ritmo della mezza. Anche per la mezza si può fare un lavoro del genere, facendo per i più esperti la fase veloce al ritmo più o meno di una gara dei 10.000 e il recupero al ritmo mezza. Ma posso dire che è già un lavoro intenso se non tocco proprio il ritmo dei 10.000, ma anche un po' più lento.
Quando sono un po' più distante dalla gara posso anche pensare di fare ad esempio 500 metri molto veloci, quindi ad esempio se io fra 2 mesi ho una maratona posso fare quei 500 metri a ritmo più veloce della mezza, anche dei 10.000, però i 500 metri più lenti saranno corsi al ritmo del fondo lento. Questi sono solo consigli, però vi consiglio, e tanti runner che alleno lo sanno perché se lo vedono e se lo trovano spesso in tabella, di utilizzare questo tipo di strumento per sviluppare quello che è il vostro ritmo gara nelle distanze come la mezza e anche come la maratona. Buone corse, ciao!